professore ha cominciato la lezione. La lezione è cominciata alle 8. Hai notato com'è formato il passato prossimo di queste frasi? Con lo stesso verbo, cioè con il verbo cominciare, si possono usare sia essere che avere. Cioè il verbo cominciare può avere tutti e due gli ausiliari. Perché? Lo scopriremo insieme. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Come sai, il passato prossimo in italiano si forma con l'ausiliare più il participio passato. L'ausiliare può essere o avere e il participio passato è il verbo che di solito finisce in ato, uto oppure ito, perlomeno questo per i verbi regolari. Qual è l'ausiliare di andare, per esempio? Essere. Si dice infatti sono andata, o voi siete andati o andate, eccetera. E qual è l'ausiliare di mangiare? Avere. Per quale motivo? Perché si tratta di un verbo transitivo. Risponde cioè alle domande chi oppure che cosa. Ad esempio si dice mangio che cosa? La torta. Pertanto ho mangiato che cosa? La torta. Ebbene, la cosa interessante è che in italiano alcuni verbi possono essere usati sia in modo transitivo che in modo intransitivo. Riprendiamo ad esempio le due frasi che abbiamo visto all'inizio. Il professore ha cominciato la lezione. In questo caso il verbo cominciare è usato in modo transitivo o intransitivo? Transitivo. Ha cominciato che cosa? La lezione. Ecco perché dobbiamo usare avere. Veniamo ora alla seconda frase. La lezione è cominciata alle 8. Posso rispondere alla domanda chi oppure che cosa? Posso dire la lezione è cominciata chi? Oppure la lezione è cominciata che cosa? No, in questo caso il verbo è intransitivo. Dobbiamo usare l'ausiliare essere. A proposito di ausiliari, se vuoi conoscere bene il passato prossimo in italiano, ho uno splendido PDF gratuito per te. Lo puoi scaricare gratuitamente e troverai il link qui sotto in descrizione. Facciamo ora un altro esempio, questa volta con il verbo finire. Finiamo le vacanze in agosto. In questo caso il verbo finire è usato in modo transitivo o intransitivo? Possiamo dire finiamo che cosa? Le vacanze? Certamente. Questo infatti è un uso transitivo. Al passato la frase diventa abbiamo finito le vacanze in agosto. Nella frase le vacanze finiscono in agosto, il verbo è transitivo o intransitivo? Posso dire le vacanze finiscono che cosa? Oppure chi? No, quest'uso è infatti intransitivo. Dobbiamo pertanto usare il verbo essere e la frase al passato diventa le vacanze sono finite in agosto. Ma quali sono i verbi più comuni con il doppio
ausiliare. Vediamoli insieme. Cambiare, finire, iniziare, cominciare, terminare, aumentare, diminuire, salire, scendere, migliorare, peggiorare e passare. Osserviamo ora due frasi con il verbo cambiare. Maria, sei cambiata moltissimo. Maria ha cambiato spesso lavoro negli ultimi tempi. Allora, nel primo caso, l'ausiliare essere, perché dopo il verbo cambiare non c'è un complemento oggetto e quindi è usato in senso intransitivo. Nel secondo caso, l'ausiliare è avere perché dopo il verbo cambiare c'è il complemento oggetto, cioè la parola lavoro, e quindi è usato in senso transitivo. Ora è il momento di mettere in pratica ciò che hai imparato. Vedremo insieme alcune frasi e tu dovrai scegliere qual è il participio passato corretto. I prezzi hanno salito oppure sono saliti in questi mesi. Qual è la forma corretta? I prezzi sono saliti, perché in questo caso l'uso è intransitivo. L'architetto è finito oppure ha finito il progetto della nostra nuova casa. Qual è l'opzione corretta? L'architetto ha finito il progetto della nostra nuova casa. Chiaramente questo è un uso transitivo. Ha finito che cosa? Il progetto. Il progetto della nostra casa ha finito oppure è finito. Se compari questa frase con la precedente, ti rendi conto che in questo caso il verbo è intransitivo, pertanto l'ausiliare è essere. Mio padre ha dovuto cominciare oppure è dovuto cominciare una nuova cura per il mal di testa. L'opzione corretta è la prima, ha dovuto cominciare. Certo, l'uso del verbo è transitivo, ha dovuto cominciare che cosa? Una nuova cura. Paola non ha potuto passare oppure non è potuta passare a trovarci. La risposta corretta è la seconda, è potuta passare. In questo caso, infatti, l'uso è intransitivo. Molto bene, ora tocca a te. Ti chiedo di scegliere uno dei verbi con il doppio ausiliare e di scrivere un esempio per ogni caso, quindi una frase con essere e una frase con avere, qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, puoi anche scrivere fetta di torta qui sotto. Oggi abbiamo visto un aspetto molto specifico legato al passato prossimo, ma se hai voglia di rivedere l'uso di questo tempo verbale e soprattutto l'uso dei due ausiliari, allora il prossimo passo è quello di guardare questa videolezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.